Siamo esattamente di fronte a Verbier, dall'altra parte della vallata. La guardiamo ormai da estranei e con lo spirito proiettato verso altri lidi. Fino al giorno prima sentivamo di esserne quasi parte. Ci facevamo idee su come sarebbe stato vivere lì per 4 o 5 mesi e di come avremmo passato il tempo libero. E ora siamo di nuovo su strada. Nel senso avventuroso del termine, ovviamente. Ci aspettano nuove ricerche, altri chilometri da percorrere e angoli di mondo in cui entrare. Ma rifacciamo un attimo il punto della situazione e ripercorriamo insieme le strade che abbiamo navigato fino a questo momento. Siamo partiti dalla nostra base in montagna il 5 novembre in direzione Torino, inaugurando il viaggio col botto. Il radiatore rotto ci ha costretto a rimanere lì per una settimana e ne abbiamo approfittato per rivedere un po' di amici. Una volta sistemato tutto, abbiamo ripreso la strada, fermandoci ad Aosta per un paio di giorni, dove la nostra Phoebe, detta anche Fibonacci, è stata corteggiata da Jack. Abbiamo poi attraversato il confine svizzero festeggiando all'impazzata per arrivare a Martigny, dove abbiamo subito scovato un libro mistico. Siamo andati poi alla volta di Lazzumà e dopo tante vomitevoli curve siamo scesi a lasciare un po' di curriculum. Chi ci segue sa già che non abbiamo ottenuto risultati e quindi siamo scesi a Fully per una tranquilla domenica per ricaricare le energie. Dopo aver conosciuto un tipo italiano al supermercato ci dirigiamo a Verbier per un colloquio di lavoro e ci ritroviamo sommersi dalla neve, passando la notte praticamente in un freezer. Verbier ci ha illuso e dopo tanta fatica l'abbiamo salutata in maniera molto educata. Fanculo Verbier e tutte le 4 valli! Fanculo! Oh, ed ora che siete in pari col viaggio, vi ricordo di iscrivervi e di interagire con noi. I vostri commenti ci danno sempre tanta grinta. Ma torniamo a noi. Dove saremo finiti ora? Allora, qualcosa del tipo, siamo in una montagna dove tra due strutture incredibili tira il vento e ci arriva direttamente sul furgone, ci è arrivato per tutta la notte. Questa sera, questa giornata, anzi questi giorni mi hanno insegnato una cosa, che la vita che facciamo è dura e quando la vita è dura, i duri iniziano ad aprire le porte della comprensione. Si va al McDonald's, ma semplicemente per usufruire del VC di internet. La ciurma era pronta a ripartire, tutto era sistemato e messo al sicuro, quando ci siamo accorti che Trismegisto stava affondando in un mare di fango. Poetica questa scena, le foglie che ballano guidate dal vento, la neve che copre la terra e noi, bloccati ancora una volta, con le mani congelate, sporche di fango e bagnate, quindi ancora più suscettibili alle folate di vento che penetrano nelle ossa, che toccano i nervi scoperti delle ormai innumerevoli disavventure. Ormai abbiamo capito che Trismegisto è saggio ed è guidato dal vento divino e quindi se si blocca un motivo c'è. Intanto, mentre quel fango voleva a tutti i costi trascinarci negli abissi infernali, sono accorsi innumerevoli impavidi che hanno cercato di tirarci fuori. Ognuno coi propri mezzi, corde, catene, ganci, finché qualcuno non ha un'idea geniale. Una dolcissima coppia di signori di mezza età trova il numero di telefono di un contadino della zona e gli chiede gentilmente di venire a tirar fuori col trattore il Trismegisto, ormai quasi affondato nel mare nero. E così, dopo 3 lunghe ore, abbiamo superato anche questa prova e ci portiamo con noi una storia in più da raccontare, dove la gentilezza e l'altruismo ci hanno salvato. Eccolo il Trisme, finalmente libero.
È quasi buio e siamo fermi nel parcheggio del centro commerciale, anzi di un complesso di vari negozi che oggi sono chiusi perché è domenica. Le montagne sono sempre più lontane, ma quantomeno qui fa più caldo. Siamo passati da -7 a +7 ed è già qualcosa. Non è per niente facile affrontare dei periodi così. Per fortuna siamo in 2, anzi in 5, e quindi riusciamo a tirarci su a vicenda. Però insomma una buona notizia sicuramente ci farebbe stare molto meglio. Ok, per la mia collezione di bustine di cacca di cane ho questa qui gialla di cui non mi ricordo la provenienza, ma non mi ricordo la provenienza di Bellissima. nessuno. Già. Poi questa qui rossa, inizio a scrivere i paesi da dove le prendo. Nera con questo cane un po' stupidino. Dog toilet, ok. E per finire questa stilizzazione di un cane che c'è in questa blu. Bello, sono ancora pochine, dobbiamo trovarne altre. Bisogna viaggiare ancora per altre città. Ho le mani completamente spaccate dal freddo di questi giorni e ogni volta per prendere il sale è un dramma. Sto cucinando un sughetto con peperoni, carotine e cipolla. Facciamo insieme con le mezze maniche. Ah, e poi il tocco ovviamente di classe è questo, cioè questo aglio tagliato finemente immerso in olio, che è veramente veramente tanto aglioso, che ci è stato donato dalla mamma di Avel e ci sta veramente aiutando parecchio. Ne è fatta davvero tanta comunque, leggermente esagerata. Non è mai un problema. Buon appetito! Buon appetito, amore. Paradisiac. Il posto in cui ci siamo fermati a mangiare è vicino al Pavillon de Mangette. Abbiamo trovato questo luogo un po' per caso, a pochi minuti dalla città vicina che è Colombey. Un luogo stupendo, con un bel lago, un parco e tanta fauna selvatica, e i cani lo hanno adorato. La nostra postazione di questa notte e di questa mattina è totalmente surreale. Allora, ieri sera stavamo cercando un posto dove parcheggiarci e dove dormire. Solo che questa Svizzera è veramente inospitale per quanto riguarda i parcheggi, perché è tutto a pagamento oppure ci si può stare tipo, non so, 24-48 ore, se non 5 addirittura. Quindi ci siamo avventurati e siamo finiti
in questa zona qua che, vi giuro, ieri sera di notte era veramente horror. Però c'è di bello che comunque dietro di noi, come potete vedere, abbiamo la ferrovia, quindi abbiamo dormito con la pioggerellina e il rumore dei treni che passavano. Poi dietro di noi c'è questa incredibile struttura, in realtà vuota, perché c'è scritto che è una cava, ma non c'è letteralmente niente, e ci hanno comunque piazzato delle sbarre. Sarebbe potuto essere un bellissimo parcheggio. E qui c'è Trismegisto, però è veramente assurdo come paesaggio. Inseguilo! Avanti tutta! Ehi capitano! Un altro giorno insieme a Trismegi. Una costante della nostra vita in van è la ricerca dell'acqua, e anche questo diventa un modo per scoprire nuovi posti, anche perché, come abbiamo constatato, non è poi così semplice trovarla. È bello vedere come il nostro Maps si stia pian piano riempiendo di segnaposti per segnare dove è possibile rifornirsi di acqua potabile, oppure le zone con wifi e i parcheggi tranquilli, o anche le zone verdi dove far divertire i nostri cuccioli. In realtà esistono diverse fonti dove ci si può informare sui servizi disponibili, come le app per esempio, ma a noi piace scrivere la nostra storia autonomamente. Creare la nostra mappa, i nostri itinerari improbabili, visitare i luoghi che non si calcola nessuno, scoprire segreti, capitare in cave abbandonate o stazioni ferroviarie in disuso, girare per trovare informazioni, chiedere alla gente del posto. Ci piace il mondo svelato poco a poco e ci piace scoprirlo insieme, condividere ogni momento, donando l'uno all'altro la forza di affrontare qualsiasi cosa.